Questo è più un video per chi va on the road e vuol sapere cosa può vedere, cosa può trovare. Quanti quadri che vi faccio vedere! Ma chi vi fa vedere centinaia di quadri in un viaggio? La pista che devo fare era chiusa e vediamo se la possiamo prendere più avanti, se no continuiamo su questa. Sabbia, roccia, sabbia. Come al solito mi complico la vita, la traccia è più a sinistra, sono entrato nel fiume. Allora, vediamo se riusciamo a perderci, Sembrano tutte uguali queste strade. Oh, mi sa che è questa. Sì, qui c'è una banca. Bene. Allora, è stato facile. Bene ragazzi, abbiamo prelevato. Poi c'era segnata solo questa, ma c'è anche Bank of Africa. Ecco il palmeto di Zagora. Certo, alle 9 di mattina già ci sono 28 gradi. Ma chissà com'è possibile che la catena si sia tirata di più da sola. Cioè, se un partito non è la tirata così, adesso era un violino. È un posto molto molto particolare Zagora. Bisognerebbe approfondirlo qualche giorno in più. Oggi proprio non era possibile andare nell'Archicicaka. Guardate sta foschia, non è foschia, è proprio sabbia, si sente nell'aria. Giù nel deserto sono arrivate delle immagini che sta facendo un macello, quindi niente, andiamo in montagna a vedere se cambiano un po' le cose, cambia un po' il tempo. La tappa di oggi, circa 350 km, partiamo da Zagora, attraversiamo il deserto, superiamo le montagne ed arriviamo a Tingir. Bene, abbiamo lasciato la strada asfaltata e adesso prendiamo questa traccia che va in mezzo alle montagne. In dei punti è segnata rossa e quindi c'è parecchia sabbia, quindi è meglio sgonfiare le gomme. Non lo so cosa mi troverò davanti. Io ovviamente questo giro l'ho preparato online. Questa è totalmente un'incognita. Non sarei dovuto passare di qua, ma sembrava una strada molto più interessante. Quindi niente, adesso sgonfiamo le gomme e ci prepariamo un po' di off. Bene, gomme a 1,5. Io mi chiedo, visto che c'è sta l'asfalto, chi me lo fa fare tutte le volte. Poi se vado sull'asfalto dico sembro Sandra e Raimondo. Che barba, che noia, che noia, che barba. Mettiamo gli occhiali perché c'è tanto vento e andiamo a vedere cosa troviamo. No, ma è un pistone. E quella di destra che era segnata rossa, quindi con fondo molle. Questo è il bello di questa applicazione, se verrà migliorata e implementata sarà una cosa meravigliosa, perché ti classifica le strade. No, è un'ottima pista, sempre che stia seguendo quella giusta. Questa non la fa nessuno, nemmeno i turisti, solo i locali. Questa l'ho scelta io per evitare di fare più asfalto, così sono stati 30-35 km di asfalto e poi si esce. Quella consigliata da Osmand faceva passare da sopra verso Quarzazate e poi tornare indietro, era 80% asfalto, invece così cerchiamo di farne un 20%.
Altro WAD, fiume. Quanti guadi che vi faccio vedere, ma chi vi fa vedere centinaia di guadi in un viaggio, tutti senza acqua, però altro WAD con sabbia. Capite perché ho pensato alle mousse? Cioè non c'è niente, qualche capra, ma niente, tante rocce, un po' di sabbia, un po' di cacca. Ma queste rocce sono appuntite. Anche perché qua non è come cascare sulla sabbia, E dai, tutte ste cacche però. Cioè, avete tanto spazio proprio sulla strada. Guardi, guardi, guardi. No. E che sono tanti. Arrivo giù con il paracoppa pieno. Diventa sempre più roccioso là. Comunque qualche segno di mobilette c'è, quindi qualche locale c'è passato. Ho qualche difficoltà a stringere il serbatoio della moto. Ogni volta che accelero scivolo un pochino con le gambe indietro. Parto dall'altra, al mezzo c'è troppa sabbia. Piano. 300 km così non ti annoi. Dovrebbero essere tutta la traccia di oggi 330 km, 334. Eh sì, non ti annoi. L'altro giorno durante la traversata del deserto sono stato talmente tanto in piedi che mi facevano male le piante dei piedi. Ok, anche salendo di quota non credo che sentirò freddo. Uff, che caldo! Come al solito mi complico la vita, la traccia è più a sinistra, sono entrato nel fiume, il pezzo dietro è stato wow, è stato veramente wow. Perché qui c'è sassi grossi e sabbia,
Cioè non sta piantato manco il sasso grosso quando ci passi. Ma vediamo dove rincrociamo la pista. Mamma mia. E vai di là. Mamma mia. Perché passano le... Cioè c'hai la montagna là, ma passa là sopra, no? Che non c'è la sabbia del fiume. Qui tra sassi grossi io vado in crisi. Vabbè, tanto comunque questo è di nuovo il fiume, avanti e dietro, sempre dentro il letto del fiume. Bam 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 bam. Un attimo di fiato, non ti bizzarrire per un attimo. Niente, è tutta sul fiume, è proprio la traccia. Ok. Sabbia, roccia, roccia, sabbia. Questa è una sabbia differente, con l'acceleratore c'ha trazione, dando gas c'è trazione, però l'anteriore si chiude ugualmente. Ma dai un attimo di respiro, no? Rincrocia il fiume 1, 2, 3, 4, 5 volte. Oh, non giro. Eh sì, è noioso l'asfalto. Cioè io non lo so, poi scrivetemelo nei commenti, ma solo io me le vado a cercare. Qui c'è la strada a fianco e io me le vado a cercare i letti dei fiumi. Dentro e fuori, dentro e fuori. Dentro e fuori mi piace, ma non era col fiume che lo intendevo. Vabbè, mica mi censureranno per questo su YouTube. Moralisti, a chi non piace dentro e fuori? Mare mampestata. Cerchiamo un canneletto interno che ci faccia da sponda. Oh, calo. Non canto. Mi era venuta in mente la canzone dei Giovanotti, non mi annoio. Però non canto, se no si rompe il microfono come l'altra volta. Forse. E che so, c'è una certa. So tutto una pecetta, c'ho i polsi rotti, i femori rotti, scostole rotte, polsi ho già detto, quindi pure la testa, sì. Yuhu! Eccolo che s'ammucchia. La pista che dovevo fare era chiusa e vediamo se la possiamo prendere più avanti, se no continuiamo su questa. Non è quale pista prendi, l'importante è la direzione. Qui sembra di essere arrivati in Kenya, alla savana, così bella però sta pista sopra la collina, bellissima. A me dossetti come quelli mi verrebbe da arrivarci in velocità, dare una manata sul gas. Ma ti immagini se poi dietro c'è un sassetto che magari mi fa chiudere lo sterzo e finisco per terra a 70-80 all'ora? Ma chi me lo fa fa? C'ho tanti altri posti belli da vedere, però l'istinto c'è. Un po' l'istinto suicida. Però qui si sta da soli e in Africa, quindi scegliere la strada più semplice, quella che può portare meno problemi. Allora, sinistra. Che poi perché sinistra? Perché sinistra se tanto io... Ma che è? Ma che c'è scritto su sta traccia mo? Sbloccati, siamo fermi.
Ah, e perché fa andare là e tornare qua? Eh no, allora io continuo su questa. Anzi, sai che ti dico? Prendo la pista della mobiletta. Queste sono le piste che si fanno i motorini. E di solito sono anche più semplici. Infatti, di solito, mica sempre. Vabbè, io faccio questi video anche per gente che magari non è mai stata in Africa, ci vuole venire e non sa che cosa trova, per questo più che altro si vedono strade e quello che è, non tanto le visite ai musei o cose del genere. Questo è più un video per chi va on the road e vuol sapere cosa può vedere, cosa può trovare. Ma perché questo è verde? L'avevo vista pure dal satellite, ma dicevo vabbè, avrà messo a fuoco male. Perché c'è la terra verde? No, ma hanno buttato qualche prodotto, qualcosa. Dai, se qualcuno lo sa me lo scriva. Perché non è solo sto pezzo, ce n'erano tanti pezzi che era verde così. Rame? Ma così, in superficie, con quello che costa? Se non fosse per tutte ste rocce, veramente sembrerebbe la savana. C'è anche qualche casa, la linea elettrificata, però di qua... non devo cantare. Bene, siamo arrivati nella cittadina di Tazarin. Adesso andiamo a cercare un posto dove berci un tè caldo e dove... Dai, ci sarà un posto dove berci un tè boulangerie. Io però non vedo nulla, È arrivato il nostro hotel a Menta e ne approfitto per farvi vedere sulla cartina quello che abbiamo fatto. Allora, ieri abbiamo fatto da Merzouga, qui dove finisce l'asfalto, Uzina, quindi abbiamo proseguito fino a poco prima di Ramlia e siamo risaliti per la città fantasma. Mamma, sta mosca, ma come insistente! E poi siamo riscesi cercando di evitare il Fetch, ma ovviamente non ci siamo riusciti perché abbiamo beccato 7 km ugualmente di Fetch. Sono arrivato più o meno qui dove dovrebbe scendere la strada. Abbiamo dormito qui una notte per riposarci e poi proseguito verso... Qui abbiamo ripreso l'asfalto, forse un po' più avanti, sì, un po' più avanti perché oggi siamo saliti da qua più o meno e siamo andati a Zagora. Oggi abbiamo fatto fino a qui a Tazarin, passando più o meno qui e risalendo qui, e adesso siamo a Tazarin. L'idea è di proseguire su questa strada panoramica e arrivare fino a Tinghir.